Congresso. Grazie. This is why we have questions about shame. Quindi ovviamente la domanda è perché, ovviamente, domandarci perché proviamo vergogna. Because so often we find our clients going around and around in circles. E perché tante volte troviamo i nostri pazienti tornare a ripetere le cose, andare in circolo, ripetere il circolo continuamente, ripetutamente. Fare la stessa cosa. And these words that we say to ourselves, and I say we because the clients are not a separate species of animal. Io dico noi perché i clienti non sono di una specie diversa di animali. And a therapist, a higher species of animale. E i terapeuti una specie animale superiore. We are all the same group. Facciamo tutti parte dello stesso gruppo. When we say negative words to ourselves, they have an effect on the body. Quando noi diamo delle affermazioni negative su noi stessi, abbiamo effetti negativi nel corpo della persona. So let's just see it for ourselves. Adesso guardiamo noi stessi, guardiamo tutto questo aspetto per noi. So see what happens when you, in your body, when you say to yourself, in Italian, I'm just a fake. Prova a vedere che cosa ti succede. Dì a te stesso, io sono semplicemente un bluff, io non valgo niente. Just say those words inside. Pronuncia queste parole dentro di te. And notice what happens in your body. E prova a notare che cosa cambia nel tuo corpo. I am just a fake. Sono una finta. Sono tutto un bluff. And then what happens when you say the words, I am an empty shell. I'm empty. E poi vedi che cosa succede nel tuo corpo quando dici io sono un guscio vuoto. And when you say I'm empty, E quando dici sono vuoto, do you feel a hollow feeling inside? senti dentro di te un vuoto anche dentro di te. What do you notice? Che cosa hai notato? Mi dicevo sono un guscio vuoto, Questo temperature, non sentivo niente. And was that a change from what you were feeling before? Questo era chiaramente un cambiamento rispetto a quello che sentivi prima. Yes. I only ask because sometimes after lunch we get a little numb. Te l'ho chiesto perché a volte dopo pranzo diventiamo un po' insensibili. Anyone else notice a change? Yes. Sì, io ho proprio sentito l'energia andare. I felt the energy disappearing. Yes. Con queste parole noi ritiriamo l'energia, riduciamo l'energia. Yes. And you? Io sentivo noto ancora una forte sensazione di stomaco. Very strong closure in my throat and actually my shoulders. Wow. Yes. So these words, and imagine if we said these words to ourselves many times a day.
Quindi questo sono l'effetto di queste parole adesso. Immagina se diciamo più e più volte questa cosa a noi stessi. And each day they would feel more and more true. E ogni giorno sarebbero sempre più vere. Ogni giorno sempre più vere. So let's try another one. What happens in your body Adesso proviamone un altro. Che cosa succede nel tuo corpo? when you say the words, I will never be happy? And say it even if you don't believe it. Quando dici la frase non sarò mai felice, dilla anche se non ci credi. Prova a pronunciare la frase adesso anche se non l'hai mai pensato. And when you say those words, I will never be happy, how does your body respond? E nota come prima come risponde il tuo corpo quando tu pronunci questa frase. Yes. A me faceva male il diaframma, più a destra, proprio dolore. It provokes me, I feel bad in my diaphragm on the right side. And other responses? Ci sono altre? Una tristezza profonda sopra il fianco. I actually the very deep sadness I'm going around now. Yes. Other reactions. Si serrano i denti. My teeth clench. My mouth clenches. So your body does not like those words. Il tuo corpo si ferma quando dice quelle parole. Secondo una separazione dalla zona occipitale tra la parte superficiale e la zona il resto del corpo a livello della zona occipitale. So I feel the block in the back of my head, which is separates totally my back of my head from the back of my head, my body. Very interesting. Yeah. And can you see? Molto interessante, potete vedere? Is there someone else? Ci sono altre. Il labbro deve scendere insieme anche alla pelle. So I was feeling my lower lip with all my jaw, which was falling down, like I didn't have the jaw. Oh, almost like there is no strength to keep it up. Come se non ci fosse forza per tenerla su. But someone else? C'era lei? In realtà in tutte e due le occasioni io ho sentito rabbia, sia quando vincevo ero vuota, un uscio vuoto, sia adesso. La reazione primaria è stata no, di rifiuto. In both the exercise we did, the first one I had reaction, and now I have just anger, and then the strong anger, and I was like, no, I don't want it. Yeah. Isn't that wonderful? Because you can see how the body will fight some beliefs. Non è bellissimo? Questi noi vediamo i modi in cui il corpo reagisce e lotta con queste credenze, queste nostre credenze. Yeah, it's, yes. I stopped breathing. My breathing. Yeah. And it's one of the things that is very interesting to me Una delle cose che per me è interessante is how the body reacts to the words, even if we don't believe them. quello che veramente mi colpisce è come il corpo reagisce alle parole, anche se le pronunciamo e non ci crediamo. I don't believe I will never be happy, but when I say the words, Io non credo che ne sarò mai felice, ma quando dico quelle parole, I feel a weight on my chest and the little shutting down of my body. I feel A weight, like a heavy... sì, sento un petto, un peso sul mio petto e l'energia che cade, che crolla. So it's very, very important, the words. Per cui le parole sono molto molto importanti. Yes. And so I often
I can always ask the clients to try different words. Questo è il motivo per cui chiedo sempre ai clienti di provare nuove espressioni, di usare parole diverse per lo stesso concetto. And then they say, but I don't believe your nice words. Ma io spesso mi rispondo, ma io non credo alle tue parole gentili, And I say, alle parole buone. I say it doesn't matter. You don't have to believe the words. Let's just experiment with saying them. E io gli rispondo, non è importante che tu ci creda, proviamo a pronunciarle e vedere l'effetto che ha nel nostro corpo. I want to say a few words about sensory motor psychotherapy. Adesso mi piacerebbe aggiungere 2 parole sulla psicoterapia sensomotoria. Which is now a training that has been offered in Italy for I think 5 or 6 years now. Che attualmente sono già 5-6 anni, è diventato un programma di insegnamento. Developed by Pat Ogden. In Italia, disponibile in Italia, che è stato sviluppato da Pat Ogden, Yes. Who was a trainer in Hakomi. Do you have Hakomi here in Italy? Hakomi, body-centered psychotherapy. Derivazione progettuale. Sì, era una psicoterapia. Che lui aveva una psicoterapia corporea, lui aveva già sviluppato, stava dentro al COMI. Hakomi è una derivazione dell'approccio rogeriano giapponese che ha usato questo approccio sul corpo. Grazie. Yes. And Ron Kurtz, who developed Hakomi, brought many elements of bioenergetics into his method. E il secondo protagonista che ha detto ha introdotto molti elementi della bioenergetica in questo approccio. What is very nice about sensory motor psychotherapy Quello che è molto bello della psicoterapia sensomotoria is that it's a talking therapy that can be integrated into traditional psychotherapy and psychoanalysis. è che sin dal training di formazione dice che si possono Quello che è interessante della terapia sensomotoria è che anche se è una terapia verbale si può integrare con altri approcci come la terapia dinamica o cognitiva, cioè lo può inserire anche in altri approcci di terapia. Grazie. And because I have a special interest in bringing awareness of the body to traditional psychotherapy, so that the body is not a separate type of therapy. E io ho un interesse particolare a cercare di forare, eliminare la barriera che c'è tra le terapie psicocorporee e la terapia tradizionale. Ho voglia di introdurre tutto ciò che è il corporeo integrarle nelle terapie tradizionali. So, just as in bioenergetics, in sensory motor psychotherapy, we are interested in how the body remembers. E proprio come nelle psicoterapie della bioenergetica, noi nella sensomotoria siamo interessati a vedere come interagisce con il corpo. And we say small gestures and changes in breathing are more significant than the family tree. E come affermiamo spesso, e avete letto già tutti, i piccoli gesti, i piccoli movimenti e cambiamenti nella respirazione hanno molto più significato dell'albero genealogico. Like most body therapies, we work with the effects of the past in the present moment. Come la maggior parte delle terapie noi siamo interessati, psicocorporee,
siamo interessati alla storia del nostro paziente, come si è formata tutta la... And look for how the memories or the story evoke the body reaction. La storia della persona evoca le sensazioni nel corpo. So, and then remember, this again, I don't really have to tell you. Quindi ricordate questo, so che non ve lo devo ricordare io. We can't change the history. Noi possiamo cambiare la storia della persona. What we can change is the relationship to the emotions, to the memories, right here in this present moment. Quello che veramente possiamo cambiare è la relazione che ci sta tra la persona e queste storie, e questa tradizione che si è costruita in questo momento, la nostra relazione con queste cose. And in sensory motor psychotherapy, we are interested in the client having a new experience. Nella nostra terapia sensomotoria noi siamo interessati a riuscire a provocare, a fare in modo che nel paziente possa provare nuove esperienze. So that the client can say, well, back then I felt this, but now I can feel a new feeling. In modo che il questo paziente possa affermare, nel passato mi è successo e sentivo questo, ma oggi io provo questo, provo questa cosa nuova, diversa. Then I always had my head down, now I can have my head up. Quindi allora io dovevo abbassare la testa, adesso posso camminare a testa alta. First, we read the body. Again, I'm sure very familiar to all of you. E noi, come prima cosa, facciamo, credo che voi tutti lo sappiate, leggiamo il corpo del nostro paziente. We look for patterns of repeated gesture, movement, thought, emotion. E noi siamo particolarmente interessati, andiamo a cercare le ripetizioni di percorsi o ripetizioni di parole o di gesti, tutto ciò che si ripete più spesso. We teach the client to become interested in what happens in the body as well as in the mind. Noi insegniamo ai nostri pazienti quello che è successo nel passato e quello che succede adesso. And to be curious and to study the reactions in the body, in the thoughts, in the emotions, in movement. E di essere curiosi riguardo a questi cambiamenti che possono accadere nei pensieri, nelle abitudini, nei movimenti, di essere Nel corpo. nel corpo. Yeah, because curiosity changes body state all by itself. Perché la curiosità in sé cambia l'attitudine del corpo, ma solo atteggiamento di curiosità è vitale. And the key ingredient, the active ingredient, is mindfulness. E l'ingrediente principale, l'ingrediente chiave è il mindfulness, Which I think is inherent in all body psychotherapy. There is this practice of observing as well as io credo sia inerente al lavoro delle terapie corporee, perché nelle terapie psicocorporee c'è sempre un aspetto dell'osservare, di mettersi a osservare ciò che accade dentro di noi nel corpo. And we assume that the client is coming with problems in these old patterns of reaction. E noi diamo per acquisito che il paziente venga da noi con questo percorso che conosce.
And to me, the word that activates a mindful state E per me le parole che possono attivare uno stato di mindfulness. yes. And to me, the word that gets us to mindfulness is nota. Notice in English. E la parola che sarà per noi come dire, molto usata è nota, guarda. So notice that emotion, notice that thought. Nota quell'emozione, nota quel pensiero che è venuto. Notice how your body pulled back. Fai caso a come ti sei ritirato indietro con il corpo. Notice that tightening in the jaw. Nota questo tuo stringere la mascella. Because that word in and of itself helps the brain to be mindful. Perché questa stessa parola, nota, porterà la mente nella mindfulness. So the second ingredient Il secondo ingrediente is the therapist. è il terapeuta. To help the client become mindful, we have to slow our speech. Per aiutare il paziente a diventare più cosciente, più mindful, più consapevole, grazie. Noi dobbiamo parlare lentamente. Because just think, the pace of meditation Perché pensa semplicemente al ritmo della meditazione. that's very slow. È molto lenta. Conversation, talking, is much faster. La conversazione è molto più veloce, quella che abbiamo tra amici. So I have to speak more slowly. Per cui dovrò imparare a parlare più lentamente. I have to speak with a voice that is curious. Devo parlare con una voce curiosa. And a voice that sounds mindful. E con una voce che suoni mindful. Remember, in meditation, Ricorda che in meditazione there is a word that is used frequently. c'è una parola che viene usata molto spesso. Observe with interest whatever comes to mind. Ed è osserva con interesse qualsiasi pensiero ti passi nella tua mente o qualsiasi cosa accada nella tua mente. And that word interest is like curiosity. E quella parola che dice interesse in effetti è come dire curiosità. Our clients and us too, we don't like certain feelings. Ovviamente a noi non piacciono alcuni sentimenti, alcune sensazioni. Other feelings we like, Ci sono altre emozioni che a noi piacciono. or we are identified with them. We think of them as our feelings. Oppure altre volte ci identifichiamo con l'emozione, noi pensiamo che è la nostra emozione. So in mindfulness, we help people to be interested. Quindi nella mindfulness noi aiutiamo le persone ad essere interessate, curiose. In the emotions and body sensations they like, Nelle emozioni e nelle sensazioni corporee che piacciono ai nostri pazienti, but also in the ones that they don't like. ma anche quelle che non gli piacciono. Usually, the clients do not like shame. Normalmente ai clienti non piace la vergogna.
even if they're very preoccupied with it. Anche se sono molto preoccupati della vergogna in sé, se è un problema vivo per loro. Is that a thought? Is Oppure that a feeling? è un pensiero, un'emozione, Or is it a body sensation? oppure è una sensazione corporea. So when the client says, I am so ashamed, E quindi quando il paziente dice sento tanta vergogna, I can ask, is that a thought? Is that a feeling? Or is that a physical reaction? io posso chiedere è un pensiero, è un'emozione oppure è una reazione corporea. The challenge, as some of you may already know, La sfida, come alcuni di voi già sanno, is that the clients don't speak mindfully. il cliente non parla con mindfulness. Even in California, I have clients who meditate every day. Anche io in California ho persone, clienti suppongo, che meditano tutti i giorni. But when they come to therapy, Ma quando sono in terapia, they say the same things as any other client would say. quando vengono nel mio studio, parlano come e dicono le stesse cose di tutti gli altri pazienti. So just as in this example, they come and they say, oh, my mother always has had terrible boundaries. Vengono da me e dicono mia madre ha sempre avuto terribili confini. And in sensory motor psychotherapy, we say, are you remembering that right now? E noi nella terapia sensomotoria gli chiediamo, tu stai ricordando questo aspetto proprio adesso? Because mindfulness is always about what's happening now. Perché la mindfulness è tutta legata semplicemente a ciò che sta succedendo adesso, ora. And one of my favorite sensory motor psychotherapy techniques E una delle mie tecniche nel senso preferite, una delle mie tecniche preferite nella terapia sensomotoria è because it helps people whose frontal cortex is offline. perché aiuta le persone quando riusciamo a tacitare un pochino i lobi frontali. We give them a choice of answers. Noi diamo ai clienti una scelta nelle risposte. When you feel the shame come up, what happens? Do you feel it in your stomach? Do you feel it in your face? Or is it more like a physical impulse? Quando tu senti che la vergogna sta crescendo, senti una cosa nello stomaco, senti qualcosa nel viso o senti qualche altra cosa? And one of my favorites, E una delle mie preferite è when you feel the anger, is it more like energy or muscle tension, or does it want to do something? Quando tu senti la rabbia, quando senti la rabbia è più un'energia, una tensione muscolare o vuole fare qualcosa? And this is very helpful to people who have too much anger. E questo è molto d'aiuto per i pazienti che hanno troppa rabbia. To contain it by noticing it as body sensation. Aiutano a contenere quella rabbia semplicemente sentendola come una sensazione corporea. And it's helpful when people do not like anger. Ed è ancora maggiormente d'aiuto quando alle persone non piace, non accettano tanto la propria rabbia. So the client says, oh, anger, that's a very bad emotion. Per cui il cliente dice, la rabbia, molto cattiva, è una cosa da non provare. And I say, don't worry about the emotion of anger. Notice, do you feel energy? Do you feel strength?
What do you feel in your body? Non preoccuparti del giudicare la rabbia, tu senti la rabbia è un'energia che ti dà forza o è un'energia che ti riduce la forza? They usually say it's like energy. Normalmente mi rispondono mi dà energia, si sente energia. And if I ask, does that energy feel good or bad? E io gli chiedo, questa energia è buona o è sbagliata? È giusta o sbagliata? And they say, well, anger is always bad. E loro rispondono, la rabbia è sempre male. I say, oh, no, not the anger, the energy. Does the energy feel good or bad? E dico, no, non pensare, l'energia è buona o cattiva? And they say, oh, the energy feels good. E dico, oh sì, l'energia è buona, l'energia che senti è buona cosa. So then I don't have to say the word anger again. In questa volta non devo più dire rabbia. I can just say, feel the energy. Io posso semplicemente dire, senti l'energia. He doesn't care. Perché al corpo non interessa se noi come la giudichiamo, l'importante è che senta l'energia. Janina Fischer, grazie.